Immagina di avere uno strumento così potente da poter rilevare qualsiasi oggetto artificiale non identificato di origine non umana fino a 100 milioni di chilometri dal nostro pianeta, convalidare la sua esistenza, localizzarlo in 3 dimensioni con precisione su scala metrica e ottenere un'analisi chimica dell'oggetto. E tutto questo in tempo reale. Un tale strumento susciterebbe la curiosità delle persone in tutto il mondo, lancerebbe nuovi domini della scienza e motiverebbe le missioni spaziali per portare quelle macchine non umane sul nostro pianeta per studiarle. Oggi molti dei team più noti di scienziati che sono alla ricerca di UAP implementano programmi ambiziosamente ampi con una varietà di strumenti diversi, tra cui radar, contatori Geiger, sensori acustici, satelliti, stazioni meteoriche e rilevatori a infrarossi, tutti atti a sorvegliare il cielo, no? La stessa NASA sappiamo che ha attivato un programma UFO che intende studiare con gli strumenti della scienza osservazioni spaziali e classiche. Ho ospitato lo stesso professor Avi Loeb, direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, qui sul canale, che è venuto a parlarci di Oumuamua e del suo nuovo progetto che andrà a cercare resti nell'oceano di un probabile oggetto di origine non umana entrato in collisione con la Terra. Chi di dovere sta investigando vigorosamente nell'addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale per distinguere un piccione da una colomba, un Boeing 757 da un jet stealth, una cometa da una stella variabile e un pallone di sorveglianza cinese da un velivolo probabilmente di origine non umana che non è immediatamente identificabile. Il numero di oggetti volanti che un tale progetto di sorveglianza del cielo dovrebbe incontrare ogni giorno sarà nell'ordine di centinaia di migliaia e per forza di cose darà vita a numerosi falsi positivi. Sebbene il numero di falsi allarmi però possa sembrare intangibile, questi programmi di ricerca hanno senza dubbio il potenziale per far luce in merito ad una nicchia di fenomeni all'interno della nostra atmosfera che sono attesi quanto inaspettati. Ma queste ampie tecniche di ricerca dell'ignoto saranno efficaci nel capire chi e perché ci sta probabilmente sorvegliando dallo spazio esterno? Quando si parla dell'identificazione di UAP, che sia nell'atmosfera o nello spazio, abbiamo a che fare con molta confusione, ok? Per quanto riguarda la ricerca spaziale dobbiamo cercare l'ignoto fra milioni di oggetti che attraversano il cielo. Ma cosa succederebbe se si cercassero finalmente firme precise di tali oggetti non identificati? Con la quantità di detriti che oggi ingombra lo spazio attorno al pianeta Terra, sarebbe difficile individuare eventuali sonde aliene che potrebbero osservarci. Sulla base degli attuali dati dell'Agenzia Spaziale Europea ci sono 5.800 satelliti funzionanti in orbita con quasi 31.590 detriti che sono stati registrati e continuamente monitorati dalle reti di sorveglianza spaziale. Tuttavia, non tutti gli oggetti in orbita attorno al nostro pianeta vengono monitorati. Secondo gli attuali modelli statistici, gli oggetti spaziali più piccoli, che vanno da 1 millimetro a 10 centimetri, potrebbero essere più di 131 milioni. In breve, l'area orbitale attorno al nostro pianeta è diventata veramente un casino, un luogo molto disordinato sin dall'alba dell'era spaziale, rendendo sempre più difficile la ricerca di eventuali valori anomali che potrebbero rappresentare la prova di artefatti tecnologici non terrestri che potrebbero a sua volta osservare il nostro pianeta. E quindi, come fare? Semplice. No, molto semplice. Guardiamo i dati relativi ai primi anni 50, quando tutto questo disordine non ci tappava la vista, con la speranza di aumentare le probabilità. Ecco perché un gruppo di ricercatori, guidato da Beatrice Villaroel del Nordic Institute of Theoretical Physics dell'Università di Stoccolma, ha intrapreso uno sforzo di citizen science per cercare prove di tali artefatti non terrestri in quello che alcuni potrebbero considerare un luogo molto insolito. Dati che hanno già disponibili pubblicamente da decenni. La signora Villaroel fa a sua volta parte del progetto Galileo capitanato dal professor Avi Loeb, che incrocia i dati con l'Università di Stoccolma. Prima del lancio di satelliti artificiali come lo Sputnik 1 alla fine degli anni 50, i cieli della Terra erano liberi dal disordine che ostacola le moderne ricerche di potenziali oggetti non terrestri. Secondo il team di ricerca, un modo per superare questo problema è scansionare
precedenti progetti di lastre fotografiche, come il First Paloma Sky Survey al centro del progetto Vasco, che sta per Vanishing and Appearing Source of During of Century Observation. E in questa pubblicazione scientifica su Acta Astronomica, in questo articolo, il team di studi dell'Università di Stoccolma approfondisce come potrebbero essere localizzati oggetti non terrestri potenzialmente anomali. E seguitemi con attenzione, signori, perché vi farò cadere il lobo frontale per terra. Nell'abstract dello studio i ricercatori affermano che anche piccoli pezzi di detriti riflettenti in orbita attorno alla Terra potranno essere identificati attraverso la ricerca di transienti multipli nelle lastre fotografiche esposte prima del lancio del primo satellite umano nel 1957. Le immagini che descrivono ciò che identificano come transitori simultanei potrebbero essere la chiave per rilevare prove di artefatti non terrestri che potrebbero essere stati in agguato nell'orbita terrestre sin dai giorni precedenti allo Sputnik. Lo studio afferma che i riflessi multipli nelle immagini del cielo sono una tipica firma di oggetti artificiali e osservando alcune delle prime lastre fotografiche raccolte dagli astronomi nel XX secolo, il team Vasco pensa di poter facilmente scindere dalla presenza di qualsiasi oggetto riflettente in orbite geosincrone. Di particolare interesse per i membri del suo team sono le apparizioni di molteplici bagliori che possono indicare un singolo oggetto che rotola nello spazio producendo una serie di lampi mentre le sue superfici riflettono la luce del Sole, o forse anche la presenza di diversi oggetti. Propongono i ricercatori di cercare più riflessi nei dati delle immagini prima dello Sputnik 1 e se tali firme vengono trovate in un momento in cui non c'erano satelliti ad alta quota, ciò potrebbe implicare la presenza di artefatti non terrestri che vengono chiamati NTA in orbita attorno alla Terra. Durante l'estate del 1954, l'aeronautica degli Stati Uniti era in massima allerta perché dovete sapere che una coppia di oggetti misteriosi era stata localizzata in orbita a poche migliaia di chilometri fuori dall'orbita terrestre. I funzionari erano in uno stato di confusione assoluto su cosa potessero rappresentare quelle osservazioni. Potrebbero essere oggetti non terrestri di origine naturale o potrebbero essere qualcos'altro? Una possibilità più preoccupante si annidava anche nelle menti dei funzionari governativi dell'epoca. E se gli oggetti fossero stati di origine sovietica? Parliamo del 54, ok? Nessun satellite umano era ancora in orbita. Il dottor Lincoln Lapaz, allora capo dell'Extraterrestrial Bodies Institute presso l'Università del New Mexico, era stato in costante comunicazione con l'Air Force riguardo al loro insolito nuovo problema. Per settimane ha fatto avanti e indietro tra l'osservatorio Palomar in California e il centro di test missilistici a White Sands nel New Mexico, fino a quando l'astronomo stesso, non trovando spiegazioni convenzionali e ricevendo notevoli pressioni dall'Air Force, ha stabilito che gli oggetti erano semplici meteore. Con decenni di immagini a portata di mano e di lastre fotografiche provenienti addirittura dagli anni 50, i progressi moderni nell'imaging computerizzato e nell'intelligenza artificiale potrebbero rivelarsi fondamentali per aiutare gli astronomi a fare un passo avanti nella ricerca dell'intelligenza extraterrestre. E nuovi studi che si occupano di ricerca extraterrestre, analizzando vari transitori in un tempo in cui ancora nessun satellite era stato lanciato, oggigiorno, considerando alcune delle prime osservazioni di Lincoln Lapaz, che misero in guardia l'Air Force nel 1954 all'alba dell'era spaziale, le reputano come tutt'altro che semplici meteore. Sarebbe davvero ironico se mai si riuscisse a dimostrare con la scienza che le prove di tecnologie extraterrestri sono sempre state in orbita attorno al nostro pianeta, non trovi? È quello che infatti stanno cercando di fare svariati team di scienziati. La proposta del documento è quella di identificare firme chiare e luminose che si susseguono e che rappresentino molteplici eventi lucenti allineati fra di loro in un tempo in cui nessun satellite o artefatto umano aveva ancora lasciato la Terra. Brillante, non trovi? Questo nuovo studio, signori, ha cominciato a interessare l'ambiente accademico con l'inaspettata scoperta da parte del progetto Vasco di una misteriosa immagine di Palomar del 12 aprile 1950, in cui 9 sorgenti luminose puntiformi entravano e uscivano da un'immagine.
Il team della dottoressa Villaroel e lo stesso Avi Loeb, analizzando la scoperta, hanno riferito che nessun fenomeno astrofisico noto potrebbe spiegare la scoperta e non sono stati nemmeno in grado di identificare una spiegazione strumentale soddisfacente per il fenomeno osservato. Era qualcosa di reale o hanno visto alcuni difetti di placca simili a stelle? Ma sono sicuro che molti di voi ancora non avranno capito. Che cosa ha scoperto il team di ricerca? Provo a spiegarvelo, ok? Voi non lo sapete ancora, ma quello che state guardando, queste due semplici immagini stellari, sono probabilmente la prova del passaggio di oggetti non terrestri. Seguimi, ok? Prova a concentrarti. L'immagine a sinistra è del 12 aprile 1950. Quella a destra è del 12 aprile 1980, 30 anni dopo esattamente, ok? Quella sotto a sinistra è un'altra del 1950 ripresa 6 giorni dopo e quella a destra è una ripresa mezz'ora dopo, sempre nel 1950. Ebbene, i cerchi verdi nell'immagine a sinistra mostrano 9 transitori visibili, punti luminosi in movimento e in assetto, e poi gli stessi transienti non sono più presenti nell'immagine ripresa 30 anni più tardi, né in altre immagini scattate 6 giorni dopo e mezz'ora prima. I 9 transitori, signori, sono così apparsi e svaniti nel giro di mezz'ora ed è stato possibile confutare un'immagine del 12 aprile 1950, quindi abbiamo la prova incontrovertibile del confronto e possiamo affermare che quei puntini cerchiati di verde, in assetto, quei transienti, come li chiama lo studio, nel giro di poco più di mezz'ora, il 12 aprile 1950, sono comparsi, sono passati e sono spariti. E di cosa si trattava, visto che il primo satellite è stato spedito in orbita 7 anni più tardi? Interessante questo nuovo approccio, non trovi? I punti di forza dello studio sono chiaramente i campioni. Queste sono immagini originali digitalizzate aperte al pubblico e mostrano un cielo chiaramente privo di detriti o satelliti di qualsiasi tipo. Chiaro, parliamo del 1950 e se si tratta di difetti dovremmo parlare di circa 4-5 difetti su più di 9 campioni. O possiamo forse affermare che si tratta assolutamente di una scoperta preziosa? E se invece applichiamo in massa questo metodo del confronto, se passiamo al setaccio tutti i dati che abbiamo relativi a lastre del cielo fatte prima del 57, quante anomalie possiamo trovare? E se cominciassimo tuttora a fare nuove lastre celesti del cielo e confrontarle nel tempo, eliminando i rischi potenziali di detriti e satelliti, aiutati magari così dall'intelligenza artificiale, per arrivare a scremare il numero delle anomalie arrivando a quelle potenzialmente extraterrestri? Ebbene, dopo il passaggio di Oumuamua, Avi Loeb, Harvard, il progetto Galileo, la NASA, varie università, il governo e chi per esso non vogliono più farsi scappare niente di alieno. E infatti, signori, in ambiente accademico di altissimo livello è nato il programma di ricerca ExoProbe. Questo nuovo sistema è composto da una rete globale di telescopi ottici. Globale. Questa nuova rete di telescopi utilizza strumenti accuratamente progettati con telecamere ad alta velocità, che forniscono una risoluzione temporale, una risoluzione spaziale e una risoluzione spettrale di qualsiasi scoperta. Ogni oggetto è localizzato in 3 dimensioni in modo da poter capire precisamente dove si trova e capire soprattutto se si tratta di una sonda aliena, eliminando automaticamente la possibilità di detriti o satelliti. E vuoi sapere una cosa? Il prototipo di ExoProbe è già stato testato. Rispetto ad altri progetti, il nuovo design di ExoProbe consente agli scienziati di localizzare, verificare e riprodurre il ritrovamento in tempo reale. Tutto questo diventa possibile quando invece di cercare l'ignoto tra milioni di oggetti che attraversano il cielo, ci concentriamo sulla ricerca di una firma identificabile precisa dell'oggetto non identificato. Nel nostro caso, brevi lampi luminosi e ricorrenti che si verificano al di fuori dell'atmosfera terrestre. Un aspetto importante di ExoProbe, cari signori, è che utilizza una tecnica all'avanguardia per rimuovere assolutamente oggetti di fabbricazione umana e detriti spaziali, riducendo al minimo il numero di falsi positivi.
Pensate che questo progetto sta puntando ad ottenere una precisione di 1 metro, signori, 1 metro, per quanto riguarda l'identificazione dell'oggetto anomalo, triangolandolo con tantissimi telescopi in giro per il mondo, e la precisione con cui triangolare l'oggetto bersaglio è importantissima per la seconda fase del progetto Galileo. Dopo la scoperta di una tale sonda, ammesso ovviamente che si tratti sicuramente di una sonda non umana, un team collaborante di scienziati ha in programma di portarla sulla Terra. Esatto, ti sembra impossibile? Non lo è. Pensa solo a cosa potremmo imparare noi umani mettendo le mani su una magistrale creazione di un'altra civiltà intelligente. Quali misteriosi segreti potrebbero essere custoditi da una semplice sonda fabbricata su un altro pianeta da un'altra civiltà? Ecco, qualsiasi organizzazione che metta le mani su una sonda extraterrestre, specialmente se attiva, spingerà assolutamente l'espansione della conoscenza umana oltre i confini dell'intelletto. Questo ambizioso obiettivo di abbattere una sonda di sorveglianza non umana, però, ahimè, come è ovvio che sia, non è esattamente privo di problemi. Anzi, se la sonda viene scoperta, potrebbe avere tutto il tempo per uscire dall'orbita, o addirittura nascondersi prima che una missione governativa per recuperarla sia stata approvata dopo una lunghissima battaglia burocratica. Le missioni governative di questo tipo di solito richiedono 1 decennio o 2. Ma il tempo, signori, è prezioso quando si ha a che fare con una simile indagine. Infatti, cari signori, una missione spaziale per recuperarlo non può aspettare più di qualche giorno, una finestra temporale necessaria per riprodurre e convalidare l'autenticità del ritrovamento, ma anche per ridurre al minimo il rischio che la sonda svanisca. Per quanto riguarda il raggiungimento fisico del bersaglio, non ti preoccupare, perché lo so che non lo sai, ma comunque non ti preoccupare, ma esistono diversi modi per percorrere alcune migliaia di chilometri per raggiungere la sonda. E semmai la sfida più grande sarà identificare il percorso corretto per raccoglierla e intercettarla, perché se sai che compie un'orbita o comunque se sai che sta andando in una determinata direzione con determinate costanti, riesci a intercettarla. Il progetto ExoProbe è alla ricerca di partner sia privati che governativi, interessati a collaborare con vari team di scienziati in questa missione. Stanno letteralmente portando il metodo scientifico all'estremo e collaborano con tutta una serie di ricerche pionieristiche, come per esempio lo Space Laser Awareness, che produce un flusso di risultati alla ricerca di comunicazioni laser non identificate nello spazio e palloni di sorveglianza alieni non identificati nell'universo utilizzando tecnologie laser. L'obiettivo che si pongono gli scienziati, signori, è tempestivo e dispone di un team con decenni di esperienza nelle osservazioni spaziali. Hanno il totale accesso a lastre fotografiche precedenti al 1957, si stanno muovendo per cablare ExoProbe, applicando la stessa metodologia di indagine del confronto, e la ricerca continua. Sono passati 28 anni da quando sono stati scoperti i primi esopianeti attorno a stelle normali come il Sole. Da allora abbiamo appreso dalla missione Kepler della NASA che più del 20% delle stelle, simili al nostro Sole, hanno almeno, dico almeno, un pianeta delle dimensioni della Terra nella loro zona abitabile, dove può, difatti, esistere acqua allo stato liquido. Ciò implica che la nostra galassia, la Via Lattea, contenga miliardi di pianeti caldi delle dimensioni della Terra. Abbiamo appreso che gli asteroidi e le meteore contengono amminoacidi, che sono di fatti i mattoni fondamentali delle proteine. L'ingresso nello spazio interstellare delle sonde Voyager ha rimosso ogni dubbio sul fatto che gli esseri umani possano o meno inviare un'astronave verso altre stelle, e altre civiltà invierebbero sicuramente sonde nel nostro sistema solare per indagare sul nostro puntino azzurro con la sua atmosfera ossigenata, che possiamo tranquillamente identificare come rivelatrice. Anche noi, osservando lo spettro della luce di altri esopianeti, possiamo ottenere tutta una serie infinita di dati, e lo spettro della luce della Terra sicuramente rivela qualcosa di fortemente allettante. 60 anni di estese ricerche radio con enormi telescopi come il Green Bank Telescope e l'Allen Telescope Array non hanno portato a nessun candidato valido tra oltre 300.000 stelle osservate.
Come dice anche Avi Loeb, è giunto proprio il momento di cercare una nuova strada nella ricerca di vita extraterrestre. Un'opzione potrebbe essere quella di esaminare l'ampia gamma di oggetti non identificati nei nostri cieli, ma un tale sforzo risente ancora della secolare ricerca di un ago in un pagliaio con centinaia di migliaia di falsi positivi e si spera che l'avanzamento tecnologico nella ricerca di Exoprobe riesca a scindere le due cose. Poiché i fornitori di servizi internet lanceranno molte decine di migliaia di satelliti nei prossimi anni, la nostra finestra temporale, signori, si sta letteralmente restringendo, ma molto rapidamente, e gli scienziati si stanno affrettando allo stesso modo, cercando di portare una svolta nella ricerca della vita oltre il nostro pianeta. Anche solo per capire in che misura, forse, sono già qui. Per oggi, signori, è davvero tutto. Io come sempre vi invito ad approfondire assolutamente e vi ringrazio di cuore per essere stati con me. Mi raccomando, se pensi che il video merita, se il video ti è piaciuto, aiutami con un semplice like e se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale che dobbiamo crescere. Io vi abbraccio, vi voglio un sacco bene e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!